Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contenta perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitta perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevata perché mi infastidivano. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Poi continuarono a trucidare miliardi di innocenti, ma per me era normale perché erano di altre specie. Un giorno se la presero con me e non c'era rimasto più nessuno a protestare. «65 miliardi di creature innocenti, sensibili, senzienti, coscienti ogni anno. 5 miliardi e 400 milioni ogni mese. 180 milioni ogni giorno. 7 milioni e mezzo ogni ora. 125.000 ogni minuto. 2.000 ogni secondo. Giusto il tempo di dire questa frase. 8.000 vittime. Non riesci più a vedere. Non riesci più a vedere quello che gli altri vedono. Il mondo intorno a te si è trasformato, distorto, si è popolato di fantasmi. È come vivere in un enorme, immenso campo di sterminio, confinata nel dorato quartiere riservato agli ufficiali. Ma tu lo sai, quello che succede fuori da quei saloni, laggiù, nelle zone nascoste, isolate. Tu vedi quegli occhi innocenti, rassegnati, tu senti quelle urla strazianti. Per quanto lontano riescano a portare quelle povere creature, per quanto bene riescano a isolare le pareti di quei lager, tu comunque vedi e senti ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Tutto quello che guardi, tutto quello che tocchi, gronda sangue e sofferenza. Non ci sono più persone a passeggio, banchi di bar, vetrine, pasticcerie, piumini, piumoni, allegre tavolate, no! Non ci sono più. C'è il loro gigantesco, orribile, insostenibile, vergognoso alter ego. Ci sono animali scuoiati vivi, dopo una breve esistenza neanche degna di tale nome. Ancora sollevano la testa in un ultimo, disperato grido d'aiuto, mentre di loro non rimane che una massa sanguinolenta e irriconoscibile. Ci sono oche che non si reggono in piedi, stordite dal dolore dopo la tortura dello spiumaggio, ancora e ancora e ancora, o quelle che subiscono l'orrore dell'ingozzamento, Ci sono uova che si dischiudono in minuscoli pulcini dilaniati da un tritacarne. La loro colpa? Essere maschi. Fortunati se muoiono subito. Il miracolo della vita soffocato dopo un attimo. Ci sono mucche e vitellini, madri e figli, impazziti dal dolore per la separazione, sgozzati e lasciati a soffocare nel loro sangue, appesi a testa in giù, i tendini che si strappano per il petto. Ci sono maiali, sgozzati e gettati nell'acqua bollente ancora agonizzanti perché è troppo lunga l'attesa della loro morte per i tempi stretti del mattatoio. Ci sono conigli con le vertebre spezzate che disperatamente si dibattono su un lucido pavimento. E poi ci sono distese di ghiaccio rosse di sangue e migliaia di creature massacrate a bastoni e distese di mare violentate dalle mattanze e grida mute di pesci che asfissiano lentamente, atrocemente. Ci sono agnellini che si abbandonano fiduciosi alle braccia del loro scannatore.
Ci sono cavie, scimmie, cani, gatti, maiali, conigli, rinchiusi, legati, torturati, vivisezionati su freddi banchi di metallo, picchiati se si dibattono, derisi nella loro inenarrabile sofferenza. Ci sono creature abbandonate, sole, sperdute, che chiedono solo di dare amore e passeranno la vita intera aggrappate alla rete di un box, il loro mondo. Ci sono cani e gatti di razza, innocenti cuccioli, nati per soddisfare le richieste di chi li considera oggetti da scegliere. Ah, voglio quello. Viaggiano a lungo, stivati senza alcun riguardo, i loro disperati guaiti sempre più deboli, il calore dei corpicini dei fratelli e della mamma sempre più lontano. Almeno per metà di loro la morte sarà in quel viaggio. E poi ci sono individui strappati alla loro vita e condannati a un ergastolo senza colpe che li spinge al suicidio, e altri che a furia di torture imparano a saltare sotto a un tendone, sì, in mezzo a gente che ride della loro sofferenza, della loro umiliazione. E poi ci sono... La lista non finisce mai. Questo è quello che vedi mentre ti muovi nel mondo. L'orrore del mondo non ti abbandona mai. Ma buon Natale! Buona Pasqua! Buon appetito, Oh, ma ti piace il mio nuovo cappotto splendido? Adoro il sushi! Farei pazzia! E questo mascara? Oddio, è favoloso! Il mio profumo! Pane prosciutto? Sì, anche un po' di salamino, dai, che non ha mai ammazzato nessuno. Oh, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Teleton, presto! La maratona di Teleton! Corri, donati al numero in sovraimpressione! E tu? Tu vorresti solo urlare. Ma non vedete? Ma non sentite quelle urla? Ma com'è possibile? Ma come riuscite a farlo? Ma guardate! Guardate, cazzo! La terribile condanna per tutte le creature torturate e uccise, di qualunque specie, anche quella umana, è che la massa non ha abbastanza coraggio per guardare con gli occhi le loro sofferenze, né ha abbastanza fantasia per immaginarle con la mente, ma solo abbastanza cattiveria per ignorarle o scherzarci sopra. Io non credo che la gente, gli onnivori, capiscano veramente come ci sentiamo. Anche quando ridiamo, quando siamo allegri, quando sembriamo normalmente vivere, c'è sempre una parte di noi che è lì, in mezzo a quello scempio, accanto a quelle creature terrorizzate, abusate, massacrate. Ed è come avere un film dell'orrore dentro la testa, sempre. Solo che sai che è vero, che sta accadendo in quel preciso momento che tu ridi, ami, vivi. E non puoi credere di essere circondata da persone che rabbiosamente ti urlano contro, che i problemi della vita sono altri, che ci sono le guerre, che i bambini muoiono di fame, ma vai a lavorare, vai! E non si rendono conto che è tutto parte dello stesso inferno, perché il cancro che ci divora l'anima è esattamente questo. Il disprezzo per la vita, l'avidità, l'egocentrismo, l'efferata violenza, il giudicare legittimo che i più deboli, anziché protetti, vengano sterminati in un olocausto senza fine. Persone per cui tutto questo dolore è normale, è giusto, che ti considerano una fanatica estremista che si sta rovinando la vita. È una fanatica estremista che si sta rovinando. Gente che parla senza sapere assolutamente niente, che non vuole sapere,
E la loro ignoranza costa atroci sofferenze a esseri innocenti come bambini. E allora ti chiedi se pensavano le stesse cose di chi aborriva lo schiavismo, già, o la cruentissima civilizzazione dei selvaggi, o ai tedeschi, sì, ai tedeschi che sospettavano dei campi di sterminio, Pensavano le stesse cose? Sicuramente.